Ciao a tutti, eccoci qui con un nuovo video di setup, questa volta dedicato ad una Fender Stratocaster American Professional prima serie. La necessità di intervenire su questa chitarra è nata dopo un cambio di corde apparentemente semplice. Dalle 942 montate di serie si è passati ad una scalatura 1046, una scelta molto comune ma che ha provocato una reazione a catena. A causa del maggior tiro esercitato dalle nuove corde si passa infatti da circa 82 libbre totali a oltre 99, il ponte flottante si è sollevato oltre i valori previsti da Fender, passando dai 3,2 mm di fabbrica a oltre 6 mm. Il manico ha iniziato a mostrare un arcuamento eccessivo, compromettendo l'action e portando la distanza delle corde dai pick-up fuori specifica. Insomma, una semplice sostituzione di corde ha reso necessario un setup completo per riportare lo strumento alle specifiche di fabbrica e ottimizzarne la suonabilità. Il proprietario di questa chitarra ha espressamente richiesto che il ponte sia a filo del body, non bloccato ma semplicemente appoggiato. Per fare questo è necessario intervenire nel vano posteriore rimuovendo la cover che protegge il sistema del tremolo. Al suo interno troveremo le molle che contrastano la tensione delle corde, agganciate a un elemento metallico chiamato artiglio, avvitato direttamente al body. Agiremo sulle due viti dell'artiglio per modificare la tensione delle molle e ottenere un equilibrio perfetto tra la forza dei due lati, le corde da un lato e le molle dall'altro. Adesso, per portare il ponte a livello 0, cioè a filo con il body, bisogna lavorare in modo graduale e preciso. Si comincia allentando leggermente le corde, tirando indietro il ponte manualmente e poi stringendo le viti pivot che lo mantengono in posizione. Da qui si passa a ritenzionare le corde e, se necessario, ritoccare la tensione delle molle fino a quando il ponte non resta stabile, completamente poggiato al body anche a corde accordate. È un lavoro di pazienza e fine regolazione, ma fondamentale per un setup stabile e suonabilità ottimale quando si desidera un ponte flat sul body. Naturalmente non tutti preferiscono un ponte piatto sul body. Se si desidera una risposta più morbida e la possibilità di alzare l'intonazione con il tremolo, ecco come si presenta un setup classico con il ponte a 3,2 mm, come raccomandato da Fender, che ho realizzato qualche tempo fa su una Stratocaster American Series. Per poter effettuare una buona regolazione dell'altezza del ponte, sarà necessario a questo punto controllare nuovamente l'accordatura della chitarra prima di procedere. Giunti a questo punto ed aiutandoci magari con la leva del tremolo, portiamo a filo body il ponte tirandolo indietro. Se si è abbastanza forti oppure se il calibro delle corde è sottile, ci si può riuscire anche con la semplice forza delle mani. Fatto ciò, serreremo le due viti del ponte American Series fino a che non saranno in grado di trattenere autonomamente il ponte a filo. Nel caso del ponte vintage a 6 viti, stringeremo soltanto le due viti poste alle estremità, mentre allenteremo le 4 centrali finché la testa non si distanzierà di un sedicesimo di pollice, cioè 1,6 mm, dalla faccia superiore del ponte. Anche in questo caso ciò che vogliamo ottenere è il contatto tra body e superficie inferiore del tremolo. Adesso che abbiamo la piastra del ponte poggiata sulla superficie del body, passiamo alla sua regolazione. Fender prescrive che il tremolo si distanzi dal corpo della chitarra di 1/8 di pollice, cioè 3,2 mm. Richiaviamo quindi questa misura accoppiando adeguatamente le lamelle dello spessimetro. Per evitare di unirne troppe, io mi aiuto con la calcolatrice, ma chi è bravo a fare di conto non ne avrà sicuramente bisogno. Ottenuto lo spessore desiderato, che ripeto è di 1/8 di pollice pari a 3,2 mm,
passiamo alla regolazione vera e propria, che consiste nell'allentare le viti di tenuta poste nella cavità posteriore che alloggia le molle ed il resto del meccanismo. Importantissimo, tra una modifica dell'avvitatura e l'altra è d'obbligo controllare l'accordatura della chitarra per evitare che ad altezza regolata, al momento di tirare le corde per riaccordare, ricordiamoci che il sollevamento del ponte allenterà la tensione iniziale delle corde, ci ritroveremo a dover rifare tutto da capo. L'effettiva altezza del tremolo andrà verificata interponendo lo spessimetro alla velle tra la superficie inferiore della piastra del ponte ed il body, esattamente come mostrato a video. Una volta completate le operazioni di regolazione del ponte, possiamo entrare nel vivo del primo step del setup, la preintonazione dello strumento. Questa fase ci tornerà molto utile quando, al lavoro ultimato, andremo ad eseguire l'intonazione definitiva della chitarra. Per procedere avremo bisogno di qualche strumento di misura, un metro a nastro, uno spessimetro a lamelle, un giravite Philips e, naturalmente, un po' di pazienza. Questa regolazione inizia dalle due corde chiave, la prima e la quarta. Su entrambe andremo a verificare la distanza che intercorre tra la faccia interna del capotasto, quella rivolta verso il ponte, e il centro esatto del 12° tasto. Attenzione, parliamo del tasto metallico, non della tastiera. Una volta ottenuta questa misura, la riproporremo tra la metà del 12° tasto ed il punto di contatto tra la corda e la relativa selletta. Se le due distanze non coincidono, dovremo spostare la selletta in avanti o indietro finché non raggiungiamo la stessa identica lunghezza. Questo controllo, ripeto, va fatto solo sulla prima e quarta corda. Per le altre entra in gioco un fattore importante, il calibro della muta montata. In questo caso, le sellette delle corde restanti, seconda, terza, quinta e sesta, dovranno arretrare rispetto a quelle che le precedono di una distanza pari al diametro della corda che insiste su di loro. Per fare un esempio, se la corda associata alla selletta numero 2 è di calibro 11, cioè circa 0,3 mm, andrà posizionata più indietro di 3 decimi rispetto alla selletta numero 1. Questa operazione si fa con l'aiuto dello spessimetro, che permette un lavoro di precisione. Per chi avesse dubbi sulle conversioni tra pollice e millimetri, visto che i calibri delle corde sono espressi in frazioni di pollice, ho preparato una tabella che trovate a schermo. Possiamo considerare questa regolazione conclusa quando, appoggiando la lamella corretta sulla faccia della selletta da regolare, riusciamo a ricreare lo stesso allineamento della selletta precedente. Come spesso accade in questi casi, più facile da fare che da descrivere. Gli ultimi aggiustamenti eventuali possono essere eseguiti sfruttando le viti di registro che fissa ogni selletta al ponte e ne permette lo spostamento. Con la preintonazione conclusa siamo pronti a passare allo step successivo. Step successivo che consiste nella regolazione della curvatura del manico, che, come sicuramente saprete, deve possedere una leggera concavità per impedire che le corde, nel punto della loro massima dinamicità, interferiscano con i tasti, dando luogo a quel fastidiosissimo fenomeno simile a uno sfrigolio. La misurazione si effettua dopo aver accuratamente accordato lo strumento, ponendo un capotasto al primo tasto e premendo la sesta corda all'ultimo tasto disponibile. Dopodiché misureremo la distanza tra la superficie superiore dell'8° tasto e quella inferiore della sesta corda. La distanza ottimale da ottenere non è certo frutto del caso, ma dipende esclusivamente dal radius della tastiera del nostro strumento, secondo la tabella che vi propongo a video. Identifichiamo la quota relativa alla nostra chitarra ed annotiamola. Dopodiché, agendo con l'apposito attrezzo, ruoteremo il truss rod di 1/4 di giro alla volta fino ad ottenere la distanza prevista. Ricordiamo che
osservando la testa del truss rod con lo sguardo rivolto verso il ponte, una rotazione in senso orario diminuirà la curvatura del manico, avvicinando le corde ai tasti. Viceversa, ruotando in senso antiorario si aumenterà la curvatura e, di conseguenza, la distanza tra corda e tasto. Ogni volta che agiremo sul truss rod, prima di procedere a una nuova misurazione, è tassativo accordare lo strumento, poiché l'allentamento o il tensionamento delle corde che ne deriva falserà la lettura finché le corde non avranno raggiunto la tensione di lavoro ottimale, che è poi quella di accordatura. Una volta conclusa la regolazione della curvatura del manico mediante il truss rod, siamo pronti a passare alla fase successiva del setup, la regolazione dell'action, ovvero la distanza che le corde libere devono mantenere rispetto alla tastiera. Si tratta di uno dei parametri che più influenzano comfort e velocità di esecuzione, per cui sarà fondamentale prestare la massima attenzione a questa fase del lavoro. La misurazione va effettuata a corde libere, in corrispondenza del 17° tasto, e interessa esclusivamente la prima e la sesta corda. Anche in questo caso il radius della tastiera gioca un ruolo determinante. Le altezze da ottenere, che vi mostrerò nella tabella video, dipendono strettamente da questo valore. A tal proposito, se non conoscete con certezza il radius del vostro strumento, sarà necessario dotarsi di un apposito calibro per radius, strumento che si rivelerà indispensabile anche nella fase successiva, dedicata all'armonizzazione della curvatura delle corde. Dopo aver annotato le quote corrispondenti alla nostra chitarra, le riporteremo sul 17° tasto, agendo sull'altezza delle sellette della prima e della sesta corda, utilizzando le due piccole viti a brugola posizionate ai lati di ciascuna selletta. Ricordarci di riaccordare ogni volta lo strumento, ogni volta che modificheremo l'altezza delle sellette, poiché la tensione delle corde varierà di conseguenza. Se a questo punto vi state chiedendo come intervenire sulle restanti corde non ancora regolate, vi state ponendo la domanda giusta. Andranno armonizzate rispetto alla tastiera utilizzando il calibro radius appropriato, lasciando inalterata l'altezza di prima e sesta corda che abbiamo già provveduto a regolare. Dovremo regolare ciascuna delle altre affinché tutte tocchino la sagoma del calibro, in maniera tale che, a regolazione avvenuta, l'intero set di corde seguirà perfettamente la curvatura della tastiera, garantendo una distanza omogenea dai tasti per ciascuna corda. È una situazione rara, ma non impossibile, il fatto che durante la regolazione dell'action una o più sellette raggiungano il fondo corsa, rendendo impossibile abbassarle ulteriormente. In tal caso la regolazione dell'action risulterà impossibile. Fender, in queste circostanze, suggerisce l'inserimento di uno spessore tra il body ed il manico, al fine di ridurre l'altezza delle corde rispetto ai tasti, riportando le sellette in un range di regolazione utile. In alternativa, se presente, è possibile utilizzare il sistema Micro Tilt, con lo stesso obiettivo di sollevare il manico. Tra le due soluzioni personalmente prediligo la prima. Di seguito vi mostro le quote degli spessori o della regolazione della vite del Micro Tilt necessarie per ottenere un determinato sollevamento del manico rispetto al body. Stiamo per ultimare il nostro setup. Prima di procedere con l'intonazione finale sarà necessario regolare la distanza delle corde dai pick-up. Anche questa è una regolazione fondamentale, poiché incide direttamente sulla voce, il timbro e la presenza della chitarra. Tutto ciò che dobbiamo fare è identificare i pick-up montati sullo strumento e, una volta ricavate le quote dalla tabella che vi mostro a video, riportarle sul nostro strumento premendo la prima e la sesta corda all'ultimo tasto disponibile. Utilizzare uno spessimetro a lamelle, opportunamente predisposto, ci semplificherà il lavoro, garantendo il rispetto assoluto delle specifiche Fender. La regolazione verrà eseguita agendo sulle viti poste ai lati dei pick-up. Ruotando in senso orario la vite, il pick-up si avvicinerà alle corde, ruotandola in senso antiorario si allontanerà.
Una volta completate la regolazione della curvatura del manico, dell'action e dei pick-up, si passa alla fase finale del setup, ovvero l'intonazione dello strumento. Questa regolazione è fondamentale per garantire che ogni nota suonata sul manico sia accurata e coerente con l'accordatura di riferimento. Infatti, un'ottima regolazione dell'altezza delle corde e del manico non servirebbe a nulla se lo strumento non fosse ben intonato su tutta la tastiera. Per cominciare, accordiamo accuratamente lo strumento, dopodiché premeremo la corda interessata dalla regolazione al 12° tasto. Questo ci servirà a bloccare le corde esattamente a metà della loro lunghezza vibrante, consentendoci di verificare con precisione l'ottava. Suoniamo la corda, la nota dovrà essere la stessa della corda a vuoto ma di un'ottava più alta. Se la nota è corretta non sarà necessario alcun intervento. In caso contrario, se la nota risultasse calante, cioè più bassa del dovuto, dovremo avanzare la selletta relativa avvicinandola verso il manico. Se invece la nota è crescente, cioè più acuta della nota di riferimento, dovremo arretrare la selletta, allontanandola dal manico. Questi spostamenti si effettuano agendo sulle viti di regolazione poste sul retro delle sellette. Una volta completata la regolazione, dovremo accordare nuovamente la chitarra, perché qualsiasi intervento sulla selletta modifica la tensione della corda e quindi l'accordatura globale. Una volta verificato che lo strumento è accordato, premiamo nuovamente la corda al 12° tasto e ripetiamo la verifica dell'ottava. Se la nota è adesso corretta, la regolazione può considerarsi conclusa. Se la nota non risulta ancora giusta, ripeteremo tutte le fasi. Questo processo va ripetuto finché non si ottiene una corrispondenza perfetta tra la nota a vuoto e quella al 12° tasto. Saltare questi passaggi o eseguirli con superficialità renderebbe impossibile ottenere una buona intonazione e comprometterebbe l'intera suonabilità dello strumento. Infine, ricordiamo che questo procedimento va ripetuto per ciascuna corda una alla volta. L'accuratezza nella regolazione dell'intonazione fa la differenza tra uno strumento che suona davvero bene e uno che, pur accordato, risulta stonato man mano che si sale sul manico. Riassumo adesso a video le 4 fasi per tenere bene a mente la sequenza da rispettare. Abbiamo veramente terminato e il setup eseguito secondo la procedura Fender ci assicurerà da adesso di avere uno strumento al massimo delle sue prestazioni. Come sempre spero di essere stato d'aiuto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!